Tutti quanti conosciamo la famosissima casa di produzione The Walt Disney Company, forse la più famosa al mondo ed anche quella che ha resistito meglio di tutte al trascorrere del tempo. L'azienda, fondata nel 1923 dai fratelli Walt e Roy Disney, ha conosciuto alti e bassi, ma è rimasta sempre un punto di riferimento per milioni di spettatori. Oltre ad innumerevoli cortometraggi e mediometraggi, l'azienda americana ha lanciato dal 1937 ad oggi ben 62 film d'animazione, molti dei quali vincitori di importanti premi oltre che campioni di incassi. Quello che però molti di voi non sanno è che su alcuni dei suoi capolavori vi sono delle accuse più o meno fondate di plagio. In questo video vi mostreremo ben 5 capolavori Disney che si sono ispirati a film di animazione del passato, ben noti a molti esperti di storia del cinema, ma sconosciuti al grande pubblico. Ma prima di proseguire, ricordatevi di mettere un mi piace e di valutare un'iscrizione al canale. Il vostro contributo è fondamentale per la crescita di questo progetto. Grazie! Quanti film di animazione della Disney conoscete? Probabilmente almeno una decina. Se siete nati negli anni '80, tra questi 10 vi sarà sicuramente Aladdin, film del 1992, coscritto, prodotto e diretto da Ron Clements e John Musker. Aladdin è il 31esimo classico Disney ed è stato anche campione di incassi. Ma quello che molti di voi non sanno è che già nel 1949, cioè 43 anni prima di Aladdin, era stato realizzato un film d'animazione intitolato La Rosa di Baghdad. Nato dal produttore cinematografico e regista italiano Anton Gino Domeneghini, il film si sarebbe dovuto chiamare Amin e la lampada di Aladino ed era il primo prodotto d'animazione italiano realizzato in Technicolor. Lo stile e la trama ed i personaggi ricordano parecchio la storia di Aladdin. La principessa Zeila è minacciata dal perfido sceicco Jafar, che vuole a tutti i costi impadronirsi del regno sposandola contro la sua volontà con un anello stregato. Il giovane maestro di musica Amin scopre il piano e, aiutato dal genio della lampada di Aladino, riesce a sconfiggere i nemici e liberare la principessa, con cui alla fine si sposa. Ancora pochi giorni, Jafar, e quel regno sarà tuo. Perdonami. Oh, brava Zelia. Un altro film che sicuramente conoscete, anche se un po' più datato di Aladdin, è Alice nel Paese delle Meraviglie del 1951, diretto da Clyde Geronimi, Hamilton Laske e Wilfred Jackson. La storia è basata principalmente sull'omonimo libro di Lewis Carroll, cosa che attirò molte critiche, quando non addirittura polemiche, per i numerosi stravolgimenti apportati al romanzo originale dell'autore britannico. A parte questo, probabilmente nessuno sa che questo capolavoro è stata una delle prime creazioni di Walt Disney stesso. Nel 1923, infatti, il primo cortometraggio di Disney si chiamava proprio Alice's in Wonderland ed era più che altro un film che oggi definiremmo promozionale. In queste immagini si vede un'attrice in carne ed ossa che interpreta la giovane Alice mentre visita uno studio di produzione Disney. Qui alcuni disegnatori le mostrano come i loro disegni prendono vita. Quando Alice, entusiasta, torna a casa e va a dormire, comincia a sognare e immagina di essere finita in un mondo fantastico dove i cartoni animati prendono vita ed interagiscono con lei, nel bene e nel male.
Il terzo film della Disney, ispirato ad un altro classico del passato, è The Nightmare Before Christmas, diretto da Henry Selick e Tim Burton. Prodotto con una tecnica denominata stop motion, passo 1 in italiano, fu pubblicato dalla Disney attraverso una sua controllata, la Touchstone Pictures, perché l'allora management riteneva che fosse troppo oscuro e spaventoso per i bambini e per tale motivo non poteva uscire ufficialmente sotto l'etichetta della Walt Disney Production. Di questo magnifico esempio di film di animazione vi sono almeno 3 versioni che portano lo stesso titolo. Le prime 2 sono produzioni americane e si rifanno al libro A Visit from St. Nicholas di Clement Clarke Moore e parlano di Babbo Natale e della tradizionale festa in cui un uomo misterioso arriva nelle case delle persone portando regali ai bambini. La terza, meno conosciuta, è una produzione russa immortalata in una pellicola del 1913 di Ladislas Starevich e si rifà al libro di Nikolai Gogol. La storia narra di un villaggio ucraino dove un fabbro cerca di conquistare la bella Oksana, che ride di lui dicendogli che lo avrebbe sposato solo se le avesse portato le scarpe che indossa la zarina. Quella notte, nel villaggio, compare un demone che, dopo essere stato rinchiuso in un sacco, viene salvato dal fabbro, il quale lo costringe a trovare le scarpe della zarina riuscendo a sposare la bella Oksana. Sebbene la storia sia differente, le ambientazioni cupe e la presenza demoniaca del film russo sembrano aver ispirato Tim Burton nella scrittura della sua storia. E voi che dite? È stata tutta farina del suo sacco o un demone malvagio potrebbe averlo aiutato? Ora passiamo ad un film che probabilmente nessuno avrebbe mai pensato avesse un suo predecessore nel passato addirittura agli albori del cinema. Eppure è proprio così. Sto parlando di Toy Story, film del 1995 diretto da John Lasseter. Divenuto celebre in breve tempo tanto da aver suscitato un sequel, Toy Story è una commedia realizzata in computer grafica e prodotta da Pixar Animation Studios per la Walt Disney Pictures. La trama è semplice ed accattivante. Un gruppo di giocattoli diventano rivali per l'affetto del loro proprietario e ne combinano davvero delle belle. Anche questa volta il suo predecessore è un film italiano, una delle prime opere di animazione mai prodotte nel nostro paese, realizzata anch'essa in stop motion. Si tratta de La guerra e il sogno di Momi, di Giovanni Pastrone, e del mago degli effetti speciali Segundo de Chaumont. La storia racconta di una bambina che si addormenta e sogna che i suoi giocattoli hanno preso vita e cominciano a farsi la guerra. Il sogno, o meglio, l'incubo, finisce non appena la piccola Momi si sveglia e si ritrova nel letto di casa sua con i giocattoli che per fortuna sono ancora tutti lì. L'ultimo film di cui vi voglio parlare è quello che per molti è il capolavoro in assoluto di Walt Disney. L'opera ha visto anche la nascita di un secondo capitolo molto più recente ed è sicuramente quello che molti di voi stanno pensando. No, non sto parlando di Frozen e del filone delle principesse Disney, ma di Fantasia. Terzo film della Disney, Fantasia è stato diretto da Leopold Stokowski e cantato dall'Orchestra di Filadelfia. Primo film a mescolare 3 diverse tecniche di realizzazione, animazione tradizionale, live action e narrazione episodica, è ancora oggi il più spregiudicatamente artistico dei classici e anche il più lungo in termini di minutaggio. Fantasia
vede ben 2 opere del passato dalle quali trae direttamente spunto, se non addirittura ne prova a riportare in vita alcune immagini. E sto parlando del film francese Une nuit sur le Monts Chauves del 1933 e del tedesco Studie numero 8 del 1931. La prima è un'opera della coppia russo-americana di marito e moglie Alexander Alexeyev e Claire Parker. Quest'opera originale è passata alla storia per essere stata realizzata con la tecnica del cosiddetto schermo di spilli, inventata dai due coniugi. Il film ripercorre l'opera di Modest Petrovich Mussorgsky ed è stato ripreso proprio in uno spezzone molto lungo di fantasia, in cui, oltre che l'illuminazione, sembrano riadattate anche le movenze e le sembianze del diavolo. Studie numero 8 è anch'essa un'opera sperimentale. Nata dall'artista tedesco Oskar Fischinger, il film è una trasposizione per immagini di una ballata del XVIII secolo, scritta da Johann Wolfgang von Goethe. Nel video, una serie di segni e forme si animano sullo schermo con lo stesso motivo musicale usato nella scena con Mickey Mouse in fantasia. 10 anni dopo, l'artista ha collaborato proprio con la Walt Disney Company per la realizzazione del film stesso. Sarà forse per questo che la sequenza è una delle più riuscite nella storia del cinema di animazione? Bene ragazzi, spero proprio di avervi detto tutto riguardo questi 5 film di animazione che forse si sono ispirati a classici sconosciuti del passato. Spero anche di aver reso omaggio proprio a quegli autori che sono caduti nel dimenticatoio e che nessuno ricorda. Vi ringrazio per aver seguito questo video e come sempre vi ricordo di valutare un'iscrizione a questo canale. Date un'occhiata ai link in descrizione per fare continuare a vivere questo progetto. Grazie!